Amiche ed amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, come avete potuto vedere dal titolo, anche oggi vi parlerò di Rollercoin. Ho vari progetti in testa e pensavo che lo scorso video sarebbe stato, almeno per un po', l'ultimo su questo argomento, ma ho altre cose da dirvi che non ho trattato nello scorso video. Oggi vorrei innanzitutto fare qualche altro conto veloce per quanto riguarda una nuova strategia. Poi vorrei parlarvi di una comunicazione importante apparsa sul blog di Rollercoin, per poi concludere il video con una visione di quello che sarà il futuro prossimo della piattaforma, ovvero del marketplace. Vi ricordo che potete aiutare il canale mettendo un like a questo video. Fatelo ora per non dimenticarvi, ma potete aiutarlo maggiormente se passate dai miei link che trovate in descrizione quando effettuate un acquisto su Amazon. Ho ricevuto un commento di Angelo94 che mi ha sbloccato un ragionamento che avevo già fatto in occasione della Season 1, ma che poi avevo accantonato e successivamente completamente dimenticato di approfondire. Nello specifico, Angelo fa notare come, ad ogni ricompensa completata, il costo dell'Event Pass Premium cali. Se non ve ne siete accorti e se non ci credete, guardate qua. Io sono la ricompensa numero 2 e se andiamo a vedere il costo del Pass Premium, possiamo vedere come ora sia 759,99 RLT, quindi 40 RLT in meno degli iniziali 799,99. Scusatemi, ma non sopporto questi ,99. Nel seguito del video arrotonderò. Angelo suggerisce quindi di impegnarsi per completare più missioni possibili e magari riuscire ad arrivare alla missione 10 che, come abbiamo visto nello scorso video, dovrebbe essere la massima raggiungibile senza spendere denaro. Bisognerà attendere che la Season 2 sia quasi finita prima di arrivare a questo traguardo, ma quando saremo alla missione 10, il Pass Premium dovrebbe venire a costare 400 RLT. Se poi, per qualche motivo, riuscirete a completare qualche missione in più, costerà 40 RLT in meno per ciascuna di esse. Questa ovviamente è una strategia indicata per chi voglia investire in Rollercoin. E lo so, 400 RLT non sono pochi, ma piuttosto che spenderne 200 e prendervi le ricompense fino alla 10, probabilmente conviene spenderne il doppio ma prendersi tutto, che rispetto al pass tra virgolette standard sono 1,235 petash al secondo, 20 RLT e 40 giorni di bonus power in più. Considerate che il miner speciale 1 million da 1 petash al secondo che ho comprato qualche mese fa e che all'epoca sembrava una gran offerta, mi è costata la bellezza di 300 RLT. Non vi sto dicendo di effettuare questa spesa, io non fornisco consigli di investimento e men che meno su queste piattaforme, però volevo esporvi questa possibilità, poi sta a voi ragionarci su e decidere cosa sia meglio fare dei vostri soldi. Angelo suggerisce infine di minare RLT per queste 8 settimane di season, così da raccogliere qualche RLT in più e dover quindi mettere meno denaro per l'acquisto del Pass Premium. Come annunciato, questa è la settimana del per 4 su Dogecoin e siccome sono sicuro che molti di voi sono troppo pigri per utilizzare il mio file Excel, farò io tutto il lavoro sporco per voi. Questa è la fotografia di questo preciso istante. Non fate caso ai valori degli euro al giorno, perché sono calcolati sulla mia potenza di 1,7 petash al secondo, ma concentratevi sulla classifica e sulla colonna degli euro a blocco calcolati a 1 petash al secondo. Come sempre, risulta che la massima convenienza sia minare i roller token, poi Ethereum, Bitcoin, Binance e per finire Doge. Quindi, malgrado il per 4, evitate come la peste di minare Dogecoin, perché non è conveniente. Questa colonna è utile per capire il rapporto tra questi valori. Per esempio, vediamo che il valore di Dogecoin è 12, quello del Roller Token è 23, ovvero quasi il doppio. Conviene quindi minare Roller Token quasi il doppio rispetto ai Doge. Vediamo che la differenza tra le altre coin esiste, ma non è marcata, tranne che Ethereum, che ha però, purtroppo, altissime commissioni di trasferimento. Ho inoltre calcolato il valore complessivo delle ricompense che avreste acquistando il Pass Premium. Ci sono
2,504 petash al secondo di potenza in miner, 60 RLT, 0,5 petash al secondo di potenza per 43 giorni e 0,3 petash al secondo di potenza per un giorno. Vediamo di calcolare in quanto tempo si ripaga il pass premium. 400 RLT, che è il costo, meno 60 RLT che otteniamo dalle ricompense, fa 340 RLT. A questi togliamo 4,42 RLT, che ho calcolato essere quanto si guadagna con i bonus di potenza a giorni. Viene 335,58 RLT. Bene, questo è quanto dobbiamo recuperare con il lavoro dei miners. Questi 9 miners, oltre alla loro potenza, ci aggiungono anche una percentuale alla nostra potenza totale, in questo caso del 23%. Inserendo nel mio foglio Excel il valore dei miners, ovvero 2504 terahash al secondo più il 23%, quindi 3080 terahash al secondo, vediamo che ci fanno guadagnare 0,983 RLT al giorno. Ora facciamo 335,58 diviso 0,983 risulta all'incirca 341 giorni. Quindi, se minate Roller Token, riprenderete indietro i vostri RLT in 11 mesi e qualche giorno. Ho fatto il medesimo calcolo se invece voleste recuperare il vostro denaro e non RLT, e minando Bitcoin recuperate la spesa in 541 giorni, quindi all'incirca un anno e mezzo. A voi le considerazioni. Ci tengo solamente a dire che questi conti sono fatti ai valori attuali, perciò le tempistiche calcolate potrebbero essere leggermente differenti. Non ho inoltre tenuto conto del fatto che il 23% aggiuntivo dato dai 9 miners va a sommarsi alla vostra potenza complessiva. I giorni di rientro li ho calcolati supponendo che ora abbiate potenza pari a 0, ma siccome probabilmente non è così, il tempo calcolato di rientro sarà inferiore, maggiore che sia la potenza che attualmente avete. Come sempre, vi linkerò nei commenti questa nuova versione aggiornata del mio file Excel. Cambiamo argomento. Ieri è uscita una comunicazione molto importante per quanto riguarda i ban. Sembra che ci sia stata un'ondata di ban per tutti gli utenti che utilizzavano bot, script e plugin per superare i giochi e i CAPTCHA. Dicono inoltre che ci saranno altre ondate di ban perché non tollerano assolutamente questo tipo di utenti scorretti. Chi verrà bannato perderà tutto e non verrà rimborsato in nessun modo. Questo annuncio ha creato un ritardo nei prelievi, perché in tantissimi si sono affrettati a togliere quanto guadagnato. Sembra che ci sia un ritardo nell'ordine di una decina di giorni sui prelievi. Anche sull'iscrizione dei referrals ci sono stati problemi nei giorni scorsi, a causa delle 10.000 iscrizioni al giorno che si sono trovati ad avere, molte delle quali non reali, ma dovute a iscrizioni multiple effettuate nel tentativo di ricevere gli XP della missione Invita un amico. Fate molta attenzione a creare account fittizi per avere gli XP. Io vi consiglio di non farlo, ma se proprio volete farlo, fatelo solamente se sapete come creare sessioni differenti e come modificare il vostro IP address. Ma in ogni caso sappiate che se barate, rischiate il ban e non mettetevi a piangere se poi perdete tutto. Non serve che aggiunga altro. Poi, una buona notizia. I problemi di accesso tramite Facebook sono stati risolti. Chi ha avuto questi problemi sarà rimborsato con un miner speciale. Le condizioni per riceverlo saranno comunicate prossimamente. Perciò, se accedete con Facebook, tenete d'occhio il blog di Rollercoin. Altra buona notizia. Il gioco che odio, ovvero Crypto Hamster, nel giro di pochi giorni diventerà molto più semplice. Verrà inserito un sistema a 3 vite, come altri giochi, e l'animazione del salto sarà più lenta e quindi più facile. Ottimo! Poi vediamo. Parlano del fatto che ora si ottenga potenza solo completando il gioco, ma non è molto interessante. Poi dicono che in futuro renderanno le loot box più vincenti di ora, ma saranno costretti a rimuovere il premio maggiore, quello di 500 RLT. Va bene.
Per finire, un discorso veloce sul marketplace. Verrà rilasciato in occasione della Season 3 e consentirà ai giocatori di acquistare e vendere alcuni oggetti di gioco, come miners e materiali di consumo, che appariranno nel prossimo aggiornamento. Si parla di una nuova meccanica Play to Earn che verrà attivata per gli utenti che giocano attivamente e vendono sul marketplace. Quando vendete, potrete impostare il prezzo di vendita non solo in RLT, ma anche in Bitcoin o Ethereum. Come ho detto nello scorso video, ritengo queste premesse molto buone, perché sarà possibile investire acquistando miners. Chissà, magari a buon prezzo, lasciarli minare per un periodo e poi rivenderli a quanto li si è pagati, o magari anche a un prezzo superiore. È possibile inoltre che i miner speciali addirittura limitata siano più richiesti e raggiungano cifre più elevate. Credo che il marketplace offrirà realmente delle opportunità maggiori di guadagno. Vedremo tra un paio di mesi se queste buone premesse saranno però verificate nella realtà. Vi aspetto con ansia la Season 3 perché sono davvero molto curioso. Ok rollers, il video finisce qua. Cercherò di non fare altri video su Rollercoin per un po', vorrei dedicarmi ad altri interessi. Spero che questo video l'abbiate comunque trovato interessante. Mettete un bel like se ancora non l'avete fatto. Aiutatemi a crescere con il canale e, mi raccomando, non fatevi bannare. Ciao ciao!